Buongiorno a tutti e a tutte e ben ritornati sul canale della Bottega del Cieco. Ci tengo a ringraziare tutti gli iscritti, che sono veramente tanti, ormai abbiamo sorpassato i 10.000, che è già un bel numero, così come a ringraziare anche i nuovi abbonati che ci sostengono, e mi rivolgo a voi tutti: ricordatevi che un bel caffè alla Bottega del Cieco non fa male, soprattutto alla Bottega del Cieco. Detto questo, ricordatevi che in calce trovate la suddivisione in capitoli per navigare al meglio all'interno dei filmati. Cosa facciamo oggi? Oggi faremo, come da richiesta, da molte richieste in realtà, una penna su misura con il corpo in legno e le parti filettabili invece in resina. Una cosa un po' articolata, vedremo alcuni particolari che sono doverosi perché vanno visti con attenzione e sono decisamente importanti nella costruzione di questo manufatto. Quindi andiamo ad iniziare. Bene, siamo al tornio, abbiamo già montato un quadrello di resina. Scegliete una buona resina, possibilmente magari un aluminite o similari, comunque sul mercato non faticherete a trovare il prodotto adatto cercando resina filettabile. La prima cosa che dobbiamo fare è ricavare la boccola, che andrà a essere quella filettata sul coperchio, nel cap. Potete scegliere una sgorbia come questa, e così vedete anche il fatto di avere il manico intercambiabile che abbiamo già presentato in altri filmati. Potete usare le placchette, potete usare un po' quello che volete voi secondo le vostre abitudini. L'importante è che otteniamo una piccola boccola di un diametro di 14 mm. Le misure che vi do sono indicative naturalmente del progetto che seguo io, poi starà a voi adattarle a quelle che sono le vostre esigenze. Adesso andiamo a tornire la prima boccolina, quindi. Procedete per gradi con attenzione, che qui le misure sono importanti, quindi 14 mm non deve essere un circa, deve essere proprio 14 mm. Ed ecco qua, 14 mm. Naturalmente tenete pulito il vostro tornio da trucioli di legno quando fate i lavori con la resina, in maniera da poter raccogliere a fine lavorazione tutti i trucioli di resina che vanno smaltiti come rifiuto speciale. Oltre a tornitori siamo anche ecologici. Dunque, la nostra boccola più o meno la faremo all'incirca di 1 centimetro di lunghezza, sarà la parte che va all'interno del corpo in legno, e quindi adesso abbiamo più o meno un 5 mm. Non procedete subito alla misura definitiva, così se sbagliate qualcosa nella misura non buttate via materiale. Sì, qui abbiamo più o meno 5 mm, ne facciamo altri 5. Adesso abbiamo già la misura di riferimento, quindi la cosa è più semplice. Controllatina che sia tutta regolare. Bene, la prima boccola è pronta. Adesso andiamo a tagliarla, seghetto manuale, sega bindella, potete anche troncarla direttamente al tornio, dipende quanto materiale volete perdere. Naturalmente lasceremo una piccola battuta, che è quella che ci servirà poi a regolare la spinta sul corpo,
e passiamo poi alla seconda boccola. La prima boccola l'abbiamo realizzata, adesso realizziamo la seconda, che sarà quella che va innestata nel corpo della penna e che sarà filettata per raccogliere l'altra boccola che abbiamo visto in precedenza, ma soprattutto sarà filettata internamente per raccogliere quella che viene detta la sezione, cioè la parte che regge il pennino. Abbiamo sempre da 14 mm la parte tonda, poi lasceremo però una parte più lunga rispetto a quello che abbiamo fatto in precedenza per ricavare poi la filettatura esterna. Iniziamo con le misurazioni. Abbiamo raggiunto la misura, adesso prolunghiamo. Una cosa importante in questa boccola, mentre la boccola presente sarà scomparsa, quindi va all'interno totalmente del cappuccio, qui ci sarà bisogno di fare una bella battuta perché noi andremo all'esterno e di conseguenza questa parte dovrà fare battute nel legno. Quindi questa parte, questo scalino deve essere ben definito in maniera che quando il legno vi si appoggi non si crei uno spazietto che sarebbe antiestetico. Quindi curate bene questo scalino che sia bello ben definito. Perfetto. Anche qui adesso andiamo a troncare, lasceremo naturalmente 1 centimetro, un poco più, che sarà la parte che poi andremo a ridurre e filettare successivamente. Terzo e ultimo pezzo che eseguiamo con la resina, che abbiamo detto è la sezione, cioè la parte che va a reggere il pennino e che si innesta sul corpo. È naturalmente solo una fase di preparazione dove andiamo a ottenere la parte da 10 mm, che è quella che andremo a filettare, mentre il resto verrà eseguito dopo perché abbiamo bisogno naturalmente che sia tutto concentrico e quindi lo lavoriamo una volta innestato con l'infiletto. Un pelino, qui dovete essere molto precisi perché questa è una parte che va filettata, non solo incollata con le due parti che abbiamo precedentemente tornito, e quindi la precisione deve essere massima.
Anche in questo caso curate bene la spalla in maniera che sia perfettamente perpendicolare, perché anche qui naturalmente avremo una battuta. Molto bene, la lunghezza più o meno qui sarà intorno ai 3 cm totali, grosso modo, quindi più o meno questa altezza qua. Andiamo a ridurre un po' il diametro. Ok, diametro di 14 e scegliete un diametro che preferite in ragione di quelle che sono le vostre pinze elastiche, e naturalmente poi il lavoro di filettatura lo faremo prendendo il pezzo in una pinza elastica per una questione di precisione maggiore rispetto a quello che otterremo filettando adesso. A questo punto le parti in resina come tornitura sono praticamente finite. Passiamo ad innestare su quello che sono il legno, su quello che è il legno. Bene, siamo pronti per la parte in legno. Parte in legno che in questo caso è ulivo, naturalmente dipende sempre da voi che cosa sceglierete. È già stato cilindrato in maniera da poter essere montato su una pinza R32 in maniera da avere il massimo della precisione. La pinza è già fissata con il suo bullone di trattenimento all'albero e quindi possiamo lavorare tranquillamente a sbalzo senza problemi che esca dal cono morse. In questo momento prepariamo il foro per quello che è il cappuccio, quindi foro da 14 per innestare la boccola che abbiamo già preparato. La profondità sarà più o meno di 1 centimetro, poco più. Naturalmente tutte le parti che vedete qui già montate, mandrino Jacobs, la pinza R32, sono tutte parti che potete trovare in un video precedente dove presentavo tutto il materiale necessario a fare questo tipo di lavorazione, perlomeno per come lavoro io. Adesso andiamo ad eseguire il foro. Dopo la prima parte, dove va innestata la boccola, naturalmente potete scegliere se procedere il foro che riceverà poi tutta la parte della punta, chiamiamola così, della stilografica, con lo stesso diametro della boccola, oppure di un diametro ridotto. Anche lì dipende da come costruite voi la vostra penna. Io in questo esemplare, che è di fatto un esempio, proseguirò tutto lo scavo con la stessa macchia, quindi un foro tutto da 14 mm fino alla parte estrema, lasciando solo il piccolo spazio di sicurezza per tutto il cappuccio. Ci siamo, sufficiente. E a questo punto qui siamo pronti per innestare la prima boccola. Naturalmente possiamo farlo sia sul tornio sia fuori tornio, come preferite. Le boccole io le incollo con la resina epossidica, quella cosiddetta 5 minuti,
che è una resina che è in grado di riempire anche delle piccole differenze di spazio se non avete lavorato proprio al meglio, che magari c'è il foro ovalizzato o anche la boccola leggermente scheggiata, è in grado di recuperare quel piccolo spazio e poi rimane comunque sempre meno rigida di altre colle, e questo favorisce l'accoppiamento con il legno e i suoi movimenti. Montato il secondo pezzo di legno, quello che poi diventerà il corpo della penna, qui in questo caso invece il buco da 14 sarà effettivamente di circa 1 centimetro, cioè proprio lo spazio necessario a innestare la boccola. Il proseguimento del foro lo faremo, perlomeno nel mio caso, poi vedrete voi, di 9 mm, perché deve solo di fatto contenere il converter, quindi non ha bisogno di grandi spazi. Bene, adesso cambiamo la punta e proseguiamo con la punta da 9. Punta da 9 è sempre una normalissima punta a brazzi, con la punta di centraggio. In questo caso faremo più o meno 75-80 mm. Anche qui dipende sempre dalle vostre esigenze di costruzione. Al di là delle misurazioni, comunque scaricate sovente la punta dai truccioli, perché come avete visto, soprattutto con i legni magari un po' oleosi come l'ulivo, tende a impastarsi quando siete in profondità. Ok. Ok, stiamo facendo la colla epossidica bicomponente classica, potete trovarla un po' in tutti i brico, e andiamo ad innestare le boccole. E la prima boccola c'è. Adesso facciamo un altro po' di colla, e questa qui è una colla 5 minuti, ma è anche meno, dipende dalla temperatura. Non serve metterne tantissima, giusto un velo. Se le boccole sono precisi, il foro è preciso, la tenuta sarà sufficiente. Ed ecco, potete prendervi il caffè, intanto la colla farà il suo dovere. Bene, allora cominciamo dal cappuccio. Quindi abbiamo già innestato la nostra boccola, come abbiamo visto prima, incollata. Adesso la prima cosa da fare è, con un centratore da meccanica, preparare il centro appunto per le punte che andranno a fare il buco, pronto per la filettatura. Dunque qui dobbiamo filettare praticamente M13, quindi il nostro buco dovrà essere leggermente inferiore a quello che è la filettatura, e quindi sarà un foro da 12. Non ci arriveremo subito, perché bisogna evitare di scaldare la resina, perché se scaldiamo la resina si deforma, ovviamente anche la nostra filettatura risulterà deformata. Quindi bisogna arrivarci per gradi e raffreddando, come vedremo più avanti, la punta in maniera frequente. Intanto cominciamo a fare la centratura.
Ed ecco, prima parte. Adesso smontiamo la punta da centraggio e montiamo la prima punta, che potrebbe essere un 5 più o meno, un 5 o un 6. Montata la punta, in questo caso è un 6, e cominciamo a fare il foro. La velocità sarà molto bassa, diciamo nell'ordine dei 100 giri più o meno, e raffreddiamo. Io per raffreddare utilizzo il VD40 con un pennellino, bagno man mano la punta. Si possono usare anche altri prodotti, c'è chi usa vari tipi di olio, anche lì lascio alla vostra inventiva la scelta. L'importante è che, ripeto, non scaldiate in nessun modo la resina. Scaricate sovente il trucciolo, perché la resina, soprattutto al crescere del diametro delle punte, tende ad impastarsi sulla punta. Ok. Adesso aumentiamo il diametro della punta, passeremo magari a un 10 e proseguiamo con la foratura. Ok, montata la punta a 10, lubrifichiamo. Bene, adesso possiamo montare la punta definitiva da 12, procedere sempre con cautela e faremo il foro pronti per filettare. Punta da 12, foro definitivo. Non usiamo più il mandrino Jacobs in questo caso, visto che abbiamo bisogno della massima precisione, ma usiamo una punta con il codolo a cono Morse adattato. Procedete sempre con cautela, che come sentite la resina tende facilmente a sgranare. Naturalmente, non l'ho detto prima, lo aggiungo ora, le vostre punte devono essere sempre al massimo della filatura. Bene, adesso montiamo di nuovo il mandrino Jacobs maschio e andiamo a filettare. Abbiamo rimontato il mandrino Jacobs, ma di dimensioni un po' più generose, perché dobbiamo mantenere il maschio da M13. A questo punto niente motore, si fa tutto a mano, quindi per precauzione staccate la spina dalla presa e procediamo con calma. Sempre lo stesso discorso, si lubrifica bene la filiera, il maschio, e pian pianino si procede. Naturalmente immagino che lo sappiate, bisogna andare un po' avanti, poi si scarica il trucciolo, poi si va di nuovo un po' avanti e poi si scarica il trucciolo. Avrete già capito che fare le penne su misura non è lavoro per chi ha fretta, è un lavoro di pazienza. Naturalmente per procedere dovete lasciare lento il cono Morse, che vi aiuta solo nel guidarlo.
quindi man mano che procedete dovete recuperare per evitare di perdere la centratura. A questo punto non ci resta che pulire la parte eccedente che abbiamo lasciato per precauzione, perché se magari succede qualche scheggiatura, qualche imperfezione nella parte iniziale delle forature eccetera, ci lasciamo sempre quel paio di millimetri o 3 per evitare di avere problemi. Rasiamo a livello del legno e qui all'interno noi avremo la nostra boccola pronta a ricevere la filettatura del corpo. Adesso pareggiamo togliendo la parte in eccesso di resina, all'interno avremo la parte filettata, contropunta in appoggio per sicurezza, per evitare di perdere la benché minima centratura e anche per evitare di scheggiare la resina, e andiamo a fare la parte finale. Allontaniamo la contropunta e facciamo il taglio finale. Date sempre una controllata, la parete sia perfettamente squadrata. E la prima parte del nostro cappuccio è pronta. Naturalmente poi dobbiamo ancora dare la forma finale, ma adesso abbiamo già la presa sicura con la pinza, abbiamo già la nostra boccola filettata all'interno e quindi prima parte finita. Siamo quindi arrivati al termine della prima parte della costruzione di una penna su misura o penna senza kit, chiamatela come volete. Abbiamo realizzato per adesso il cappuccio ancora in forma larvale, nel senso che abbiamo solo messo la sua boccola e filettato. Dobbiamo ricavare ancora la parte finale. Abbiamo già preparato quello che sarà la nostra sezione, cioè la parte che regge poi il pennino, ancora da lavorare, e abbiamo già preparato anche la parte del corpo con già la boccola incollata e che la prossima volta andremo a terminare filettandola e preparandola. Detto questo, direi che ci siamo abbastanza divertiti per oggi. Vi do appuntamento al prossimo video in cui termineremo la nostra penna e vi auguro buona vita.